Allora, questo video, se utilizzi Cloud Code, devi assolutamente guardarlo perché è estremamente utile ed estremamente importante. Ora ti spiego. Ti sei mai ritrovato nella condizione in cui stai eseguendo Cloud Code, stai lavorando ad una feature, magari stai facendo anche qualcosa in plain mode, quindi stai fondamentalmente facendo quello che viene definito pair programming, ossia lavorare insieme a Cloud Code, da colleghi, da assistenti. Cosa succede? Succede che tu sei lì, scrivi un prompt e ogni 5, 7, 3 minuti ti ritrovi a dover interfacciarti con Claude, perché gli chiedi magari di fare un piano sulla feature che stai sviluppando, quindi lui ti fa il piano. Dopodiché tu devi leggere il piano. Una volta che leggi il piano gli dai il consenso per implementarlo e quindi aspetti quei 5-6 minuti che il piano sia terminato. Ok, questo non è sbagliato in realtà, è chiamato appunto pair programming ed è diciamo la modalità con cui era stato pensato all'inizio Cloud Code, ma adesso le cose sono cambiate perché i modelli stanno andando verso, soprattutto i modelli di Anthropic, stanno andando verso una direzione che è chiamata sviluppo end-to-end. Cosa significa sviluppo end-to-end? Se non sei uno sviluppatore magari non conosci questo termine. Significa fondamentalmente end-to-end, significa proprio dall'inizio alla fine un intero ciclo di sviluppo. Partire da un requisito, che sia ad esempio voglio implementare l'autenticazione sul mio sito, fino a l'autenticazione l'ho testata, funziona, posso pubblicare il mio codice in produzione. Questa è, diciamo, la definizione generica di sviluppo end-to-end. Questo è un lavoro che è sempre stato fatto interamente dagli sviluppatori. Anche recentemente, comunque, nonostante Cloud Code ormai abbia completamente eliminato la necessità di scrivere codice manualmente, non serve più, c'è comunque il fatto che lo sviluppatore deve lavorare fianco a fianco di Cloud Code, proprio come ti dicevo prima, nel pair programming. Come penso saprai, il 16 aprile è stato rilasciato Opus 4.7, il nuovo modello top di gamma di Anthropic, che è spettacolare, funziona benissimo sul coding, ma c'è un qualcosa di estremamente importante che forse ti sarà sfuggito. Se andiamo a leggere il blog post di Anthropic proprio per quanto riguarda l'utilizzo di Cloud Code con Opus 4.7, che è un utilizzo diverso rispetto a quello che magari puoi fare con Cloud Desktop o con altri sistemi. Quando tu stai lavorando con Cloud Code, stai facendo quello che ti dicevo prima per il programming, stai facendo una coding session interattiva. Siete tu e Cloud Code che chattate sul codice. Ma, come c'è scritto qui, to get the most out of Opus 4.7 in Cloud Code, abbiamo identificato che bisogna trattare Claude come un ingegnere a cui tu stai delegando completamente un task e non stai facendo pair programming, non lo stai guidando linea per linea. Quindi, cosa ci consiglia Anthropic? Ci consiglia di specificare il task upfront, in the first run. Quindi significa un task molto ben specificato che incorpora intento, constraints, acceptance criteria e file rilevanti, ti permettono di dare a Opus tutto il contesto necessario e quindi significa che ti produrrà un output migliore. Un prompt migliore, più lungo, più dettagliato, è il tipo di prompt con cui Opus 4.7 lavora meglio. Riduci il numero di interazioni utente necessarie, quindi Anthropic stessa ci sta dicendo non stare ogni 5 minuti a parlare con Claude, dagli un task lungo, farlo lavorare più a lungo. Use auto mode when appropriate. Use auto mode. Auto mode è una modalità di permessi dove praticamente Cloud Code intelligentemente sa quando chiederti permesso per un comando che deve lanciare oppure quando può andare in autonomia. Esempio pratico. Se tu invii uno screenshot a Cloud Code, lui nella modalità normale ti chiede il permesso per leggere quello screenshot e quindi tu devi stare lì a dargli il permesso. L'alternativa sarebbe lanciare Cloud Code con bypass all permissions, ma
se non lo sai è estremamente sconsigliato perché è pericoloso. Questa modalità che hanno aggiunto, AutoMod, è una modalità intelligente, cioè Claude ti chiede il permesso solo quando effettivamente ha senso chiedertelo. Quindi, ad esempio, nel caso in cui io ti sto dicendo analizzami questo screenshot, non mi devi chiedere il permesso per analizzarlo, te lo sto dicendo, te lo sto mandando, quindi tu lo analizzi, Cloud Code lo analizza e non ti chiede il permesso. Cosa ti fa pensare però il fatto che abbiano introdotto questa modalità? Questa modalità AutoMod serve, come abbiamo detto prima, per ridurre il numero di interazioni che devi avere con Cloud Code, quindi rendere lo sviluppo con Cloud Code più autonomo. Il che significa gli do un prompt molto dettagliato e lui lavora. Ma c'è un grosso problema. Qual è il problema? Il problema è che quando tu dai un prompt molto lungo a Cloud Code e quindi al modello Opus 4.7, gli stai dando molte cose da fare e più le cose da fare aumentano, più i modelli perdono di efficacia. Quindi significa che da un lato Anthropic ti sta dicendo devi dare prompt più lunghi, devi rimuovere le interazioni ogni 5 minuti con il modello, ma allo stesso tempo sappiamo che il modello performa peggio quando deve performare dei task molto lunghi. Ma c'è un modo per rendere Cloud Code autonomo e farlo lavorare per diverse ore senza perdere in qualità, ed è questo quello che ti voglio spiegare in questo video. Partiamo dalla spec. La spec è il primo passaggio che tu devi seguire per capire in che direzione stiamo andando. Allora, ritorniamo un attimo sul blog post di Anthropic. Che cosa ci dice? Well-specified task descriptions that incorporate intent, constraints, acceptance criteria e relevant file locations danno a Opus il contesto necessario per darti un output strong, cioè un output solido, buono. E quindi cosa devi fare? Devi scrivere una specifica. Per esempio, prendiamo una funzionalità che devo introdurre sulla web app di AI Builders Italia, la mia community. Qui io ho bisogno di analizzare, di avere delle analytics su le modalità con cui gli studenti stanno guardando il corso, quindi quanti episodi hanno guardato, per quanti minuti, se lo vedono più di una volta, e questo mi serve per analizzare appunto come sta andando il corso, quali sono le lezioni che vanno meglio, quali sono le lezioni che vanno peggio. Ho scritto una spec dettagliata, scopo, quindi in poche righe cosa deve fare, e poi c'è una lista di requisiti che vedi qui in ruoli e permessi, ma poi se vai giù ce ne sono molte altre, regole di business, definizioni, granularità, ci sono una serie di requisiti di business che ho scritto in questa spec, guarda quanti sono, cioè sono tantissimi. Ecco, questo sarà il prompt che io do a Cloud Code. Guarda che prompt lungo che è. Precondizioni di flusso, risposte attese. Questo è esattamente quello che Anthropic ti dice che devi fare per far lavorare al meglio Opus 4.7. I side effect e i riferimenti di design, componenti di design utilizzabili. Tutta questa spec qui, documento di specifica, è un file grande, è un file markdown, prima stavo vedendo il file renderizzato, che in questo caso sono 150 righe. Quindi tu prendi questa spec, vai su Cloud Code e gli dici implementa Analytics. Ok? Ora, qual è il flusso giusto? Non devi andare direttamente a fargli implementare questa funzionalità in AutoMod, ad esempio, ma devi andare a fare quella che è definita plan mode. Adesso io clicco, invio, stoppo perché ho già implementato questa feature. Ti voglio far vedere come si lavora però. Perché devi andare in plan mode? Perché quando tu vai in plan mode dovrai andare, cioè plan mode ti mostra praticamente, ti va a eseguire una serie di agenti che vanno ad eseguire
una ricerca all'interno della tua codebase e vanno a identificare quali sono i file che dovranno essere modificati per rispettare appunto i requisiti di business scritti nella spec. Allora, ti voglio velocemente spiegare che cosa intendo. Ti mostro questo post su LinkedIn che ho pubblicato perché contiene esattamente il flusso con cui lavoro in questi 3 punti. Spec chiara a monte. Non è fixami sta cosa, ma come abbiamo visto, requisito, vincoli, contratto. Implementazione. Chiedere a Cloud Code di implementare quello che è scritto nella spec. E c'è un terzo step che vedremo tra poco, che è l'adversarial review. Se non sai che cos'è, adversarial review è appunto una review, cioè una revisione del codice prodotto al punto 2 e che va a leggere la specifica, va a leggere il codice modificato nel punto 2 e cerca dove sono i bug. I bug possono essere bug di design, bug di sicurezza, bug funzionali, quindi codice che non rispetta il contratto della spec. Quindi in questo caso, nell'esempio in cui, di cui stavo parlando prima, questa è la spec, questo è il contratto, l'istanza di Cloud Code va a verificare che il codice scritto non rispetti questa spec. E adesso ti faccio vedere, ad esempio, quando ho lanciato Cloud Code in plain mode e poi ho fatto scrivere il codice, cosa mi ha trovato la review. Questo è il documento che la review mi ha prodotto e praticamente che cosa ha fatto? Vedi? C'è stata fatta un'analisi partendo dalla specifica, quella che ti ho fatto vedere prima, branch main, sono modifiche non committate, la data e i findings totali. E ha trovato un finding critical. Sommario esecutivo. La review trova un finding critical che rende la feature non mergiabile così com'è. R16, ovvero un requisito che è scritto qui nella spec ed è identificato come R16, è fondamentale che tu quando dai una spec a Cloud Code gliela dai diciamo, fai un elenco di requisiti numerati perché sono identificabili e quindi c'è maggior precisione del modello. No, torniamo alla review. Quindi dicevo qui, apriamo. Quindi la feature R16, anonimizzazione GDPR, non è implementata perché lo schema usa no on delete cascade su user ID. Quindi alla cancellazione utente i dati vengono distrutti invece di essere anonimizzati come richiesto. Esistono inoltre 8 findings hike, divisi tra violazioni GDPR derivate, utenti anonimizzati comunque esposti nella dashboard, bug di concorrenza sul backend, violazione PK, session ID che persiste tra lezioni diverse. Cioè, quindi io se avessi, diciamo, fatto solo il primo step, che comunque era fatto bene, cioè ho creato una spec chiara, Cloud Code l'ha implementata, quindi primo e secondo step, io avrei avuto dei bug gravi, che in questa feature, che comunque non è una feature critica perché sono delle analytics, però immagina se io avessi implementato, e mi è capitato di implementare una feature più complessa ovviamente su altri progetti e quella feature magari riguardava dei pagamenti, ti assicuro che questa review mi ha trovato delle IDOR, cioè dei bypass dove praticamente un attaccante poteva accedere ai dati non autorizzati di altri utenti iscritti alla piattaforma. E questo mi è stato trovato da Cloud Code stesso. Ed è fondamentale, è pazzesco. Quindi io poi che cosa succede? Nel loop che ti dicevo qui, 1, 2, 3, il punto 3 mi ha trovato il problema. Cosa faccio? Invio questo report allo sviluppatore Claude e gli dico, ehi, fixa questo bug perché fixa questi bug perché ci sono dei problemi. Quindi io ho fondamentalmente 2 istanze di Cloud Code. La prima, che è quella che ti facevo vedere qui, è quella che in questo momento non ho avviato perché questa feature l'ho già implementata, ma praticamente implementa il codice, quindi legge la spec, implementa il codice. Poi cosa faccio? Mi avvio una seconda istanza di Cloud Code con un contesto totalmente pulito e gli dico analizzami
l'aderenza del codice scritto con la spec, ma non è che glielo dico io scrivendolo qui. Mi sono creato una skill. La skill è Adversarial Review Business. Questa è una skill che io ho creato e che mi va a fare dei controlli molto approfonditi prendendo come riferimento la spec. Quindi succede che praticamente la spec, il documento, diventa la fonte di verità. E poi ci sono due agenti sotto, uno che implementa e uno che controlla. Questi due agenti collaborano fino a quando il codice scritto non rispetta perfettamente quello che è richiesto dalla spec. Ed è esattamente quello che un anno fa, 6 mesi fa, si faceva con gli umani. Adesso hai tutto a portata di terminale ed è pazzesca questa cosa qui. Ora, io mi sono creato la mia skill perché la mia skill fa espresso riferimento alla spec come fonte di verità, lavora nel mio flusso, quindi posso diciamo gestirla, personalizzarla in base alle mie necessità, ma la skill la puoi creare con Skill Creator, ma ci sono anche due comandi, review, che rivede però una pull request, quindi devi fare prima la pull request su GitHub, e security review. Questi sono due comandi che Cloud Code non ha introdotto a caso, questi sono due comandi che ti fanno proprio revisione del codice ed è consigliato eseguirli in una nuova istanza di Cloud, perché se tu lo esegui quei comandi o la mia skill nella stessa istanza di Cloud Code, succede che le assunzioni che Cloud Code ha fatto potrebbero, diciamo, influenzare la review. Ma d'altronde succede anche umanamente, cioè se io sono lo sviluppatore e faccio la review del mio stesso codice, potrei avere un bias che un altro sviluppatore che non ragiona come me invece non ha e quindi potrebbe trovarmi dei bug che io non vedo. Quindi la direzione in cui stiamo andando è una direzione in cui ci sono più agenti che lavorano insieme per produrre un output e lo Spec Driven Development è proprio ciò che permette questa modalità di lavoro. Scrivere le specifiche. E c'è un'ultima cosa che ti voglio far vedere in questo video, è un comando che è stato diciamo introdotto con questa release di Opus 4.7 che è Ultra Review. Ultra Review, rispetto agli altri due comandi, rispetto alla skill che mi sono creato io, fa una review ultra approfondita, lancia diversi agenti, ma la fa in cloud, quindi invia il tuo codice sui server di Anthropic e costa tra i 5 e i $20. Se hai un piano a pagamento di Cloud, hai 3, mi pare, ultra review gratuite, però stai attento perché invii il tuo codice in cloud, e se no le paghi tra i 5 e i $20 ogni review. Io sinceramente me la sto cavando abbastanza bene con le skill che ho creato. Non uso neanche i comandi di Claude perché la mia skill è personalizzata per il mio flusso di lavoro. Ora, a prescindere da questo, però, la cosa veramente interessante è che Cloud Code può lavorare ormai per ore, e può produrre un ottimo risultato, ma c'è bisogno non solo di un agente, ma di più agenti che si controllano tra di loro. E quindi era questo il messaggio che volevo darti in questo video, perché molto spesso sento dire sì, ma Cloud Code non è preciso, se gli dai task troppo lunghi, se devo starci io a controllare. È vero, ma stiamo andando in una direzione in cui il prodotto si sta evolvendo per essere più preciso sui task lunghi. Questa è la direzione. Se non mi conoscevi, sono Luca Di Domenico, founder di AI Builders Italia, che è una community di professionisti che lavorano con l'AI, con Cloud Code in particolare. Ti lascio tutti i miei link sotto in descrizione se ti va di dare un'occhiata, e seguimi, mettimi like, seguimi anche su LinkedIn e soprattutto commenta, perché voglio sapere come stai lavorando con Cloud Code, perché questo è una cosa un approccio che è in giro da qualche mese, ma è nuovo, cioè siamo in un periodo in cui l'AI va alla velocità della luce e 3 mesi fa sembra preistoria, però in realtà sono ancora tutti processi nuovi, quindi molte persone secondo me ancora non utilizzano questa modalità di lavoro e sono curioso di sapere come ti stai organizzando con la tua azienda, col tuo team o se sei un freelancer da solo. Ciao e alla prossima!